Buongiorno Spalletti, se posso due velocissime. La prima, immagino non sia ancora arrivata, se ha avuto un aggiornamento su Kvaratskhelia, se l'ha sentito, se insomma ha cominciato a farsi un'idea delle sue condizioni. E l'altra invece, le chiedo, premesso, è stata evidentemente una storia a sé, direi anche circoscritta per mille ragioni, però l'amarezza, la delusione di martedì sera può favorire dunque, se se l'aspetta, una reazione anche emotiva della squadra, una reazione forte a Salerno. Grazie. Kvaratskhelia non parte, sta a casa perché oggi non ha febbre, però ieri l'ha avuta, stanotte non è stato benissimo, per cui il medico ha dovuto dargli dei farmaci perché si ritengo sia giusto così. Poi, per quanto riguarda la partita, è chiaro che non ci ha fatto piacere, ma non ci sono strascichi di nessun genere e naturalmente mi aspetto la reazione corretta che ci debba essere da parte di una squadra che va a giocare in un campo difficile, in un clima caldo, ci giochiamo un risultato importantissimo ed è per questo che non vediamo l'ora di essere lì a giocarla. Sport Italia. Salve mister, l'altra volta in conferenza disse un po' sui diciamo, i delinquenti fuori dagli stadi. Ecco, rispetto a questa decisione che è stata presa, no, i tifosi del Napoli non potranno seguire le trasferte nei prossimi 2 mesi, ecco, volevo un suo commento su questa decisione restrittiva e soprattutto quanto mancano i tifosi in trasferta, perché non sarà solo Salerno in trasferta, ma saranno anche altre partite. E l'apporto dei tifosi è stato importantissimo in questo cammino del Napoli fino a questo punto. Grazie. Ragazzi, noi siamo in un momento storico importante dove tutti sono importanti per noi. Figuriamoci i nostri tifosi, figuriamoci la passione della nostra città. Anzi, proprio per questo noi dobbiamo ragionare in un certo modo, è per lei, per la città, per la storia della città che dobbiamo andare a ragionare e a comportarci in un certo modo. E se si fa casino, se si prende il calcio per fare casino, poi ne dobbiamo subire le conseguenze a livello di passione, perché non si fa, o perlomeno non si vive una passione in maniera corretta per quello che è il sentimento che abbiamo. Ci facciamo del male perché non abbiamo i nostri tifosi a supporto e per noi sono importantissimi, se non fondamentali, visto che l'anno scorso per tutto l'anno abbiamo detto stadio pieno, stadio pieno, stadio pieno. Per cui non capisco. Sembra che la cosa più importante sia un'altra che non tanto quello che deve essere poi il sostegno che si debba dare alla squadra. Ecco. Non lo so se è giusta come punizione oppure no, non lo so, non so le regole, non so, mi occupo di altro, ma so che mi dispiace non averli al nostro fianco, non averli con noi. E da qui in avanti noi bisogna ragionare in questa maniera qui, bisogna dare tutto per lei, tutto per la città, per cui diventa più facile poi avere dei comportamenti di conseguenza a quello che è il nostro obiettivo. Ma non parlo soltanto di tifosi, parlo anche di modo di ragionare del mio, soprattutto dei calciatori. Bisogna dare tutto per
per questa squadra, per questa maglia, per questa città. E ragionare in questa maniera qui, non ce ne frega niente di quello che succede negli altri stadi, non ce ne frega niente di quello che ci dicono. Per noi l'obiettivo è soltanto quello lì. E noi abbiamo desiderio che le cose vadano in questa direzione qui e ci si comporta di conseguenza. Magari qualche volta passando anche da polli, ma si fa per scelta per guadagnarci dopo, non per dover reagire. È scarsa personalità reagire a tutto quello che ci viene detto. Avrei 1000 cose da dire, avrei 1000 cose da fare, ma questa volta sto zitto. Dice, ma hai ragione. Sì, ma va bene così. Perché? Perché ci guadagno dopo. E tutto per lei, tutto per la città. Radio Kiss Kiss e si prepara il Corriere dello Sport. Buongiorno mister, sono qui in alto sulla sinistra, eccomi, buongiorno mister. Le volevo chiedere, ieri Victor Osimhen ai nostri microfoni ci ha raccontato come lei rappresenti una fonte di ispirazione per il ragazzo. Da quando ci lavora insieme, quanto ha visto crescere, quanti miglioramenti ha visto nella crescita, nella maturazione di questo ragazzo, sia da un punto di vista tecnico-tattico che da un punto di vista mentale? Osimhen. Osimhen è un calciatore che avrà un futuro importantissimo perché fondamentalmente è un bravissimo ragazzo, è una bella persona, un bravo ragazzo. Poi ha, come tutti o come quello che si parlava ora, delle reazioni da persona forte, da persona che sa che se lo vai a sfidare trovi roba dura, insomma, ecco. Nel senso che non ha problemi a reagire in nessun modo, però sotto questo aspetto qui ha fatto dei passi in avanti importanti, riconosce che io non lo vedo più reagire a quelle cose banali o di un fallo normale come è successo quando sono arrivato qualche volta. Ecco, mi ricordo la prima partita col Venezia fu subito squalificato per una reazione, e per cui è un ragazzo intelligente, un ragazzo che capisce, e questo poi gli va ad essere fondamentale nel calcio giocato, nelle reazioni. Ora lo vedo partecipare molto più alla manovra con la squadra, viene via, gioca con la squadra, si ributta nello spazio, riattacca, quando viene via da lì e lo riattacca quello spazio lì, se vengono a bacchettarlo poi è di una leggerezza, di una velocità, quando poi va nel lungo, che è un piacere vederlo, per cui sono tutti vantaggi che lui si crea. È dentro la squadra come comportamenti, come movimento, e avrà il futuro che giustamente si merita, un futuro importantissimo. Corriere dello Sport e si prepara la Gazzetta dello Sport. Ciao Luciano, con tutto quello che è successo in settimana, non soltanto i 5 gol alla Juve, l'eliminazione con la Cremonese, ma soprattutto quello che è successo a Salerno, lo sai bene, che partita diventa a questo punto? Una partita tecnica, tattica o nervosa? Cioè il primo aspetto che la caratterizzerà. Ma sono più... Allora, prima di tutto mi fa piacere di ritrovare Nicola su quella panchina lì, perché lo stimo sia come uomo che come allenatore. E ritrovarlo lì, anche se può essere una complicazione in più, a me fa piacere che ci sia. Poi la partita avrà 2000 difficoltà di tutti i generi. Nella sintesi iniziale abbiamo detto
che, che ci aspetta una partita dura, ci aspetta una partita in uno stadio caldo, ma noi per quello che deve essere il nostro percorso, per quello che sono i sogni che abbiamo, gli obiettivi che abbiamo, noi non possiamo scegliere che tipo di partita andare a affrontare. No, che tipo di partita. Non possiamo scegliere che tipo di allenamento fare bene o fare male da qui in fondo. Con l'occasione che abbiamo davanti, noi non possiamo più scegliere niente. Si va ad affrontare quello che ci viene presentato e in qualsiasi modo ci venga presentato. Per cui è una partita da un punto di vista mentale, soprattutto di essere pronti poi a quello che sarà la voglia e la determinazione dell'avversario di fare la partita, e altrettanto da un punto di vista di consapevolezza, di qualità, di tattica, di tecnica, che bisogna rimettere in campo quelle che sono le nostre caratteristiche e le nostre armi. E per quello che riguarda sempre questo fatto del tutto per lei, dobbiamo sapersi comportare anche in queste partite, in queste condizioni di partite qui. Gazzetta dello Sport e si prepara la Repubblica. Senta, sempre per un discorso di analisi e prospettive, non per processi sommari. E l'impressione che martedì quello che abbiano fatto difficoltà alcuni giocatori sia stato riattaccare la spina, cioè troppa adrenalina chiaramente aveva dato una partita come la Juve, era difficile riattaccare quella spina lì. È quello il quid anche da ritrovare in certe situazioni dopo la grande prestazione, magari il grande avversario, ritrovare la concentrazione col piccolo avversario che sempre 3 punti vale. Noi bisogna imparare che dobbiamo sempre dare il 100%, perché nel calcio dare un punto di meno del 100 non equivale a un punto, equivale a 20. Equivale a dare molta più possibilità all'avversario se tu non sei sempre te stesso, se non vai al massimo. È chiaro che in questo caso qui l'abbiamo pagata più cara del dovuto, quella che è stata la mancanza del nostro punto, che non siamo riusciti a mettere il 100%. Però poi la scelta della formazione era una nostra necessità. Voi durante il periodo del break più volte ci avevate detto che era un po' quello che succede anche a noi, se saremmo stati gli stessi alla ripartenza. Allora c'era questa attesa, e giochiamo 3 partite importantissime, perché quella anche per gli eventi che sono successi, quella di Genova era una partita altrettanto importante come quell'altra. E dopo 3 giorni c'hai da andare a giocarti il derby a Salerno, che ridiventa per una partita, un derby campano, dove c'è da stare in campana, e per cui diventa una necessità fare delle scelte differenti. E quando si gioca in un Napoli, quando si gioca in una grande squadra, a volte devi essere quel calciatore che si fa trovare pronto nelle necessità e nel momento che la squadra ha bisogno, perché se no non siamo di quel livello lì. E poi probabilmente per quelli che non hanno giocato
viene fatto involontariamente, questa non è la mia partita, è la loro di partita. Sono quelle piccole cose o piccole interpretazioni che poi ti tolgono qualcosa in base a come sei fatto caratterialmente. E a noi questo non deve succedere. Lo so che non è facile farsi trovare sempre pronti, ma è qui che si fa la differenza, è qui che si fa la differenza, perché la differenza si fa per un centimetro poi in fondo, quando c'è la linea del traguardo, basta quel passettino lì in più che fa la differenza, per cui è anche per questo che siamo scelti a giocare nel Napoli, insomma, ecco, quello che si diceva prima, non bisogna fare pensieri, io devo sempre farmi trovare pronto, devo avere sempre fame, a fame non te ne suona, come si dice, e da qui in fondo io devo avere sempre fame, devo vincere tutte le partite, e l'atteggiamento deve essere quello lì. Repubblica e si prepara al Corriere della Sera edizione Napoli. Sì, buongiorno. No, vorrei chiederle di Elmas se è soddisfatto della crescita che poi in realtà ha mostrato già prima della sosta e se può essere lui a questo punto il sostituto di Kvaratskhelia domani a Salerno. Sì, io sono soddisfatto di tutta la squadra per quello che ha fatto, al di là di alcuni piccoli particolari come quello che abbiamo analizzato, e ripeto, l'abbiamo pagato più caro di quella che è la nostra, la nostra mancanza di averci messo tutto. Lui è uno che in questo momento qui sta facendo vedere il suo valore, ha giocato più spesso e probabilmente per lui è stato più facile far vedere tutte le sue qualità, ma però è uno di quelli che effettivamente mette sempre tutto, è evidente. Mi ricordo poco tempo fa un bambino che era qui a vedere un allenamento, quando lui è uscito dice Elmas, corri sempre, tu corri sempre, è sintomatico, corre sempre, va sempre. E chiunque lo veda poi si accorge che lui dà sempre tutto, mette sempre tutto. È un calciatore che sarà della partita sicuramente Elmas, poi si starà a vedere, però Elmas si merita di giocare in questo momento. Corriere della Sera edizione Napoli si prepara Canale 8. Mister, si è parlato tanto di questa partita sotto il profilo ambientale, nervoso, però sotto il profilo tecnico e tattico, considerando le caratteristiche della Salernitana, che partita si aspetta? Quali sono le insidie che troverete? Sì, io la Salernitana non la analizzo nell'ultima partita, prima di tutto eccetto qualche risultato, poi la Salernitana ha fatto anche un buon calcio, ha giocato delle buone partite. Poi la partita con il Torino, che è 2 partite fa, ha fatto un risultato importante contro una squadra importante, giocando la partita alla pari. La partita con il Milan, da andare a analizzare quelle dopo la sosta, se si va a vedere dopo lo strappo o prima dello strappo di Leao, quello che è successo dentro la partita, ha dato del filo da torcere a una squadra, a un colosso come il Milan, per cui la ritengo casuale la situazione che è successa a Bergamo, andando ad analizzare anche come sta l'Atalanta in questo momento, che l'abbiamo vista anche ieri, e
e di conseguenza so che sarà una partita difficile. Ho letto che stanno cambiando tattica da stare in campo, come modo di stare in campo, passeranno da questo 3-5-2 a un 4-3-3, ma hanno calciatori per giocare in qualsiasi modo, hanno tantissimi calciatori, tra l'altro anche molto bravi, per cui non basterà il 99, ritornando a quello che dicevamo prima, ci vorrà il 100. E se noi saremo bravi a saperci rimettere il 100, per loro sarà molto dura, però dobbiamo dare il 100. Canale 8 e si prepara Canale 21. Mister, come sta Lobotka dopo l'errore sul dischetto, ma anche perché lo abbiamo visto insomma in difficoltà in campo per un infortunio, era stato soccorso dai medici nel corso della partita? No, Lobotka sta benissimo e se ci sarà un'altra situazione dove riandremo a rigori, Lobotka lo può ritirare perché li sa battere, perché in quel momento lì probabilmente assume qualcosa di particolare, però le caratteristiche e le qualità ci sono tutte e il ragazzo è come sempre un ragazzo squisito, sempre sorridente, sempre disponibile, che va sempre al massimo in tutti gli allenamenti. Salve, io invece le chiedo di Raspadori, se è rimasto soddisfatto. Io sono rimasto soddisfatto perché lui ha corso molto, ha dato una mano importantissima alla squadra. Sotto l'aspetto tecnico ci si può aspettare di più perché lui è un calciatore che ha grandissima qualità sia nelle scelte che fa di posizionamento e sia nelle giocate tecniche. È stato sfortunato perché in quell'episodio dove poteva far gol ci siamo passati male la palla, ma lui si era fatto trovare nel punto giusto al momento giusto, andandola a lavorare bene quella situazione lì da un punto di vista di comportamento, per cui nessun problema e il Raspa per noi è un calciatore che può farci fare la differenza e lui lo sa perché si vede come si allena sempre. Cronache di Napoli e si prepara fuori gioco. Salve mister, sono qua. Al termine di questo turno il Napoli chiuderà il girone d'andata in testa alla classifica. Se non sbaglio per lei è la prima volta. Volevo sapere che significato ha per lei, per la squadra e poi quanta voglia ha di restare nel Napoli anche dopo la scadenza del contratto in essere. Se ne state già parlando col presidente? Grazie mille. Ha il significato della classifica, cioè che siamo in testa alla classifica e che c'è ancora molta strada da fare e quello che conta è come si arriverà in fondo come posizionamento in questa classifica, per cui non è che alleggerisca niente, anzi aumenterà quella che sarà la voglia di mantenere questa classifica qui. Per quanto riguarda le altre cose si ragiona nei tempi corretti, cioè per quanto riguarda contratti, discorsi, non ci interessa niente di niente, ci interessa solo arrivare in fondo a questa stagione come vogliamo arrivare. Fuori gioco e si prepara Info Napoli 24. Al netto dell'amarezza che comporta comunque il vedere sfumare un obiettivo che era la Coppa Italia, riesce a vedere qualcosa di positivo da questa sconfitta in termini di calendario meno fitto, nell'avere la consapevolezza di dover affrontare qualsiasi avversario, che sia la Cremonese o la Juventus, con la stessa cattiveria e determinazione? Secondo me nessuna sconfitta può dare vantaggi e tantomeno un'eliminazione. Raccattatelo, è andato di sotto uno. Lo lasciate lì per terra, lo lasciate. Non
bisogna essere realisti, non ti dà. Poi è chiaro che per dargli il verso corretto, il verso che ci può far comodo, ci saranno meno partite, ci sarà, per il contesto che viviamo, a volte ci sono dei contesti dove la Coppa Italia diventa fondamentale esserci dentro e andare fino in fondo perché la classifica, perché tante cose. In questo caso qui può essere un aiuto perché giochi meno partite, ma la realtà è quella che noi abbiamo una rosa, abbiamo dei calciatori dove possiamo giocare più competizioni, e questa qui era la competizione proprio per la scelta che ho fatto prima, che ho fatto nella prima partita, per poter far giocare qualcuno che ha giocato di meno fino a questo momento qui, e per questo mi dispiace, insomma, ecco. La soluzione è sempre la stessa, però, sia nelle sconfitte che nelle vittorie. Poi, per non lasciare strascichi o per non avere troppa euforia, e ritornare al campo e allenarsi con serietà, con professionalità, sempre al massimo. Questa è la soluzione a qualsiasi tipo di risultato, di evento precedente che bisogna avere. Ultima, Infonapoli 24. Buongiorno mister, sono qua. Sì, l'ho vista. Le volevo chiedere, Osimhen, Simeone, è una coppia ipotizzabile in qualche partita anche dal primo minuto, o per caratteristiche tecniche di due e di equilibrio di squadra è invece una soluzione di tipo emergenziale solo in alcuni frangenti del match? No. Grazie. No. Può essere una soluzione in qualsiasi partita, anche dall'inizio. È chiaro che dentro poi le decisioni o le scelte che fai ti devi portare sempre un po' tutto, ti devi portare quello che è successo precedentemente, quello che sono le caratteristiche, quello che è il momento di alcuni calciatori, e in questo poi bisogna stare attenti a non sbagliare e probabilmente a non farli mai giocare insieme. Mi sono perso anche qualcosa da un punto di vista di potenzialità e di possibilità. Poi, per quello che sono i risultati, probabilmente ci siamo guadagnati più di quel qualcosa che ci siamo persi in questo percorso. Però è chiaro che possono giocare assolutamente insieme. E si è visto, poi avevano fatto gol insieme, nel senso che non ho mai visto palo traversa in una situazione sola in quel modo lì, perché è qualcosa di strano. Però è andata così e bisogna saperlo accettare, bisogna sapersi comportare da calciatori del Napoli che hanno da mettere nei comportamenti, nelle reazioni, nei ragionamenti, tutto quello che hanno per lei, per questa città. Grazie. Grazie a tutti.